Buongiorno a tutti, rieccoci per il nostro incontro con la presentazione di materiali per circuiti stampati. Quello che affronteremo oggi in realtà non è propriamente un materiale che possiamo considerare come un laminato, bensì un accessorio soprattutto quando parliamo di antenne, patch antenna o antenne a microstrisce che si voglia dire. Ora, si tratta del materiale Rosel, prodotto dalla Evonik. Il Rosel che cos'è? Innanzitutto diciamo che è una schiuma con una struttura a celle chiuse, quindi non a nido d'ape ma una struttura a celle chiuse. La base del Rosel è il PMI, che è l'acronimo di un nomignolo piuttosto difficile, polimetacriliamide, esattamente, quindi un foam, un polimero sostanzialmente. Quali sono le principali proprietà del Rosel? Allora, innanzitutto diciamo che il Rosel ha eccellenti proprietà meccaniche in un ampio intervallo di temperature. Allo stesso modo, diciamo che il Rosel ha diciamo una capacità di sostenere alte temperature, quindi a seconda della tipologia, Rosel ce ne sono diversi tipi, quelli che prenderemo in esame noi oggi sono solamente l'HF e il RIMA-HT, che sono quelli che abbiamo usato in Basiletto per produrre le ultime antenne. Vanno da 130 a 180 gradi centigradi come tenuta. Poi vedremo anche le pressioni che possono sostenere. Bene, poi comportamento al creep di compressione. Cos'è il creep di compressione? Semplicemente la tenuta sotto stress termico e di pressione. Quindi in questo caso possiamo dire che il Rosel HF nelle tre versioni 31, 51 e 71 può essere pressato a 0,3 megapascal, che sono circa 3 kg centimetro quadro, e a 130 gradi centigradi. Il Rosel RIMA HT, che è la versione evoluta del RIMA, semplicemente trattato termicamente, può arrivare fino a 180 gradi a una pressione invece di 0,7 megapascal, che sono poco più di 7 kg centimetro quadro. Ha un'ottima resistenza dinamica. Ancora possiamo dire che può essere richiesto con una personalizzazione nella dimensione delle celle, anche questo è importante. Inoltre possiamo dire che sicuramente è insolubile in acqua e fisiologicamente inerte. Ecco, queste sono così le prime cose che possiamo dire. Per quanto riguarda invece le lavorazioni meccaniche, allora, il Rosel può essere lavorato per foratura, fresatura, tornitura e levigatura, e anche se non ci riguarda direttamente, diciamo che può essere termoformato formando, scusate il gioco di parole, degli shape anche complessi, quindi anche con delle geometrie complesse. Bene, allora, diciamo che poiché il Rosel ha diciamo, delle caratteristiche molto simili a quelle dell'aria, in particolare la costante dielettrica, prossima a 1, quindi, sicuramente è lo strumento ideale, anzi chiamiamolo substrato, o se preferite distanziale, ideale nelle patch antenna. Quindi circuiti stampati con un build-up spesso complesso, poi ne vedremo due in particolare, e quindi usato nelle antenne. Ora, quella della costante dielettrica non è certamente l'unica cosa che fa del Rosel diciamo, un substrato ideale per le patch antenna. Anche diciamo così, la tolleranza sugli spessori, che poi vedremo, che è all'incirca intorno ai più o meno 200 micron. E poi, cosa altrettanto importante, il Rosel consente il passaggio di segnali radar, quindi di raggi radar, di onde radar. Quindi non fa da ostacolo sicuramente. Bene. Questo perché contiene, come diciamo prima, PMI, quindi polimero. Ora, come dicevo, oggi ne prenderemo in esame in particolare due, che sono il Rosel HF, nelle tre versioni 31, 51 e 71 HF. Questi numeri sono, diciamo così, indicano la densità della schiuma, quindi espressa in chilogrammo metro cubo, quindi 31, 51 e 71 kg metri cubo. Nel caso invece del RIMA HT, che vedremo anche, viene distribuito in 51, 71 e 110, anche in questo caso rappresentano, diciamo, la densità della schiuma. Bene, quali sono le principali differenze della Rosel HF rispetto al RIMA HT? Allora, intanto il RIMA HT è, come dicevamo prima, trattato termicamente. Questo consente di utilizzarlo, pressarlo a caldo anche ad alte temperature. Come vi ho accennato prima, 0,7 megapascal, circa 7 kg centimetro quadro, a una temperatura fino a 180 gradi. Al contrario, l'HF, nelle tre versioni,
130 gradi e 0,3 megapascal, quindi 3 poco più di 3 kg centimetro cubo, centimetro quadro, scusate. Bene, per il resto entrambi hanno la particolarità della costante elettrica, come dicevamo, simile a quella dell'aria, quindi prossima a 1, compreso tra 1,04 se non sbaglio e 1,1. Entrambi sono le due versioni di Russell, le uniche due, fatte a celle ultrafini. Anche questo è molto, molto importante. Ora, vediamo un attimo. Ecco, ci riguarda in maniera parziale, o meglio, ci riguarda, sì, non direttamente per quanto riguarda i circuiti stampati, però un breve cenno su quelli che sono gli usi, veramente tanti, del Russell nella vita di tutti i giorni. Allora, bene, in elettronica, lo abbiamo appena detto, sicuramente nelle patch antenna. Poi ancora, in campo sportivo, viene usato per tavole da surf, biciclette da corsa, sci di fondo, i bastoni dell'hockey. Poi ancora in campo medico per i lettini, quelli dei raggi X del TC, la tomografia, perché in questo caso è molto interessante perché la struttura del Russell consente intanto di avere immagini ad alta risoluzione e proteggere maggiormente i pazienti dalle radiazioni. Poi ancora in campo radome sono le cupole, quelle dei radar, viene usato come protettivo. Poi ancora in ambito ferroviario e nelle autovetture. Qui ci sono due particolari situazioni, vale a dire il Russell viene utilizzato in sostituzione di alcune parti metalliche, quindi molto più pesanti, e questo vantaggio nel peso consente nell'ambito ferroviario di risparmiare energia, serve meno energia per il movimento, e in ambito automobilistico in verità c'è un risparmio in termini di carburante, perché la macchina è più leggera. Ok, queste sono diciamo, alcune, adesso non sto a dilungarmi su perché sono tutte quelle che sono gli altri settori in cui vengono utilizzati, ma sono veramente tanti. Per quanto riguarda gli spessori, il ROS è distribuito, gli spessori che vanno da 1 a 8 in alcune versioni, fino a 11 in altre. Distribuiti in pannelli piuttosto grossi, in genere li producono 2,5 m per 1,25 m, che poi vengono ovviamente tagliate all'occorrenza anche per questioni di spedizioni, eccetera. Abbiamo detto delle 3 versioni nel caso dell'HF, le 3 versioni del RIM-HT. Cos'altro dire? Ecco, ho dimenticato per quanto riguarda invece la temperatura, questo non compare tra l'altro sui datasheet che vedremo adesso, la temperatura di decomposizione, la TD, che la Evonik, che distribuisce ROS, dichiara superiore a 350 gradi. E ok, allora io direi a questo punto vediamo un attimino i datasheet. Datasheet che peraltro riprendono sostanzialmente quello che vi ho già detto. Ecco, non ci sono molte informazioni in più, i datasheet sono così abbastanza ridotti. Allora, ecco, qui appunto riassume un po' quello che ci siamo detti, quindi il fatto che ci siano celle ultrafini, eccetera, eccetera. Ecco, qui vediamo la densità della schiuma espressa in chilogrammi in metro cubo, Russell 31HF, 51HF e 71HF. Come dicevo, appunto, non è proprio preciso, ma più o meno i numeri che riguardano la densità, peraltro con una tolleranza piuttosto elevata, siamo nell'ordine del più o meno 20%. Ecco, qui ci sono altri dati che potete autonomamente consultare direttamente dal sito di Evonik o addirittura scaricarvi dal sito di Evonik. Se procediamo, ecco, questa tabella è interessante, è quella che vi dicevo prima. Questa è la tabella della costante dielettrica della lost angine, della perdita. Ora, vedete che c'è una tabellina dove indica sull'asse delle ascisse, ecco, sull'asse delle ascisse, esatto, abbiamo le 3 versioni, sull'asse delle ordinate abbiamo invece la frequenza. Abbiamo una frequenza che vale da 2,5 a 26,5 e come potete notare la cosa curiosa è che la costante elettrica vale veramente di poco, oltre che già di suo essere molto prossima a quella dell'area, quindi vicina a 1, questo già di per sé molto interessante. Varia anche di poco al variare sia della densità della schiuma, sia al variare, cioè al crescere della frequenza. Come dicevo prima, ecco, passiamo da quella più bassa che possiamo notare è 1,041, quella più alta 1,106, quindi davvero pochissima differenza. Qualunque di queste versioni, a qualunque frequenza a questo punto verrebbe da dire, può essere utilizzata perché c'è uno sbalzo davvero minimo, poco importante.
Anche lo Stanget va bene, come potete notare addirittura siamo ai livelli dei materiali teflonati, quindi estremamente bassi, addirittura partiamo da uno 0.002. Bene, beh, non mi soffermerei sul ROSEL RIMA e RIMA HT perché sostanzialmente vengono dette le stesse cose. La differenza, come dicevo prima, sostanziale tra questi due materiali, al di là della densità, che però a noi in questo caso interessa relativamente, è il fatto che appunto il RIMA-HT lo possiamo utilizzare, vedremo nel build-up, a temperature più elevate, quindi possiamo pressarlo a caldo. Bene. Vi faccio vedere anche una fotografia di come si presenta il ROSEL. Ha le sembianze, come vedete, le sembianze di una spugna. Da vedere così sembra una spugna, in verità è duro, ecco, preso in mano, ecco, è un oggetto piuttosto duro, consistente, quindi una schiuma compressa. Bene. Vediamo invece interessanti i due build-up. Ecco, questi sono due build-up che vi presento che abbiamo sviluppato negli ultimi 2 anni. Ecco, sono 2 tra quelli che abbiamo sviluppato negli ultimi 2 anni. Sono entrambi patch antenna e si differenziano. Ne ho presi 2 un po' diversi proprio per mostrarvi 2 tipologie diverse con materiali diversi, no? Per avere due ipotesi proprio che prendono in esame materiali di diversa natura. Ora, il primo, che è questo, è una patch antenna, come dicevo, che utilizza il ROSEL HF71, quello con 75 kg in metro cubo di densità di schiuma. Allora, la prima cosa che differenzia le due patch antenna che vedremo, oltre al ROSEL, è l'utilizzo di elettrico, in questo caso materiali teflonati, nell'altro invece il materiale di isola che tra l'altro avevamo trattato la scorsa settimana e che è ancora più complesso che questo, che utilizza tutto Itera MT40. Ok, ecco, partiamo dal primo. Dunque, qui abbiamo innanzitutto nella parte superiore abbiamo 2 singola faccia, nella parte inferiore una doppia faccia, che vengono trattati separatamente, quindi si costruisce il singola faccia, l'altra singola faccia e il doppia faccia, che è l'unica parte con fori metallizzati, quella inferiore. Nella parte destra, questa, vedete, ecco, questa è la foratura metallizzata, che riguarda quindi solo doppia faccia, questa è la foratura finale dell'oggetto finito, fori passanti ma non metallizzati. Ok, a cosa serve questa foratura? Intanto vi accenno, questa foratura serve perché il cliente al termine di questa alla fine di questa patch antenna, che cosa farà? Andrà a inserire in questo canale, perché poi alla fine è il foro più grande è questo, sarà qui in mezzo, andrà a inserire un cavo che andrà a saldare, diciamo così, in questa zona e sostanzialmente verrà applicato sotto credo un coassiale o comunque un qualche cosa che poi va a collegarsi all'antenna esterna. Ok, allora, dicevo, l'utilizzo di materiale teflonato, quindi Dicla 880, qui abbiamo le colonne della costante elettrica e della perdita. Il Dicla, come sapete, può essere, diciamo così, ci sono 2 tipi di Dicla 880, 2,17 di costante e 2,20, in questo caso è stato usato il 2,20. Ha una perdita estremamente bassa e nella parte inferiore invece abbiamo un materiale ex Arlon, che ora è Rogers, che è la D350, anch'esso un materiale a contenente Teflon. Bene. In questo caso la costante elettrica è decisamente più elevata e una perdita anche. Allora, una volta finiti questi, chiamiamoli pacchetti che vi dicevo, doppia faccia e singola faccia, il tutto viene incollato con degli spessori importanti di ROSEL. In questo caso è stato scelto, siccome servivano 7 mm e mezzo di substrato, no, di stanziale, per evitare, diciamo in accordo col cliente, per evitare di acquistare appositamente, perché poi ci sono anche dei minimi d'ordine, appositamente il materiale di 7 mm e mezzo, si è deciso di usare il ROSEL da 2,5 e metterne 3 fogli. In verità questo non è proprio la stessa cosa, perché? Perché comporta naturalmente l'uso di più strati di biadesivo. Questo è stato pressato a freddo, quindi non è stato utilizzato un adesivo diciamo così da incollare a caldo, ma pressato a freddo. Quindi in realtà il ROSEL potevamo anche pressarlo a una temperatura fino a 130 gradi, purtroppo però essendoci questo biadesivo, il nitro è sostanzialmente un biadesivo acrilico che può arrivare fino al massimo a 100-110 gradi. In ogni caso è stato pressato a freddo il tutto
con del biadesivo. Dicevo, il fatto di usare 3 fogli di Rossel non è la stessa cosa, perché questo costringe a mettere 2 ulteriori strati di biadesivo, che è vero che è molto sottile, però invece di averne 2, doverne mettere, in questo caso non è stato inserito comunque, non c'è nel disegno, ma c'è nella realtà, invece di metterne 2, ne servono sostanzialmente 1, 2, 3, 4. Quindi certamente 70 micron poi moltiplicati per 4 hanno comunque un suo effetto. Il cliente è intervenuto sul design per ovviare appunto a queste problematiche. Ecco, questo oggetto era con le 2 forature, vedete, foratura 1, foratura 2, aveva uno spessore di 17,71 mm totali. Faccio presente che il ROSE, sia questo HF71 che questo che vedremo adesso, RIMA HT, dopo la pressatura abbiamo in più occasioni verificato che effettivamente non subisce praticamente alcun tipo di alterazione nello spessore, quindi tiene benissimo. Anche in questo caso, che è stato pressato a caldo, quindi la tenuta è completa. Abbiamo tra l'altro in un paio di occasioni, prima ancora di iniziare a lavorare con le patch antenna, fatto un po' di prove, messo in pressa il ROS da solo, abbiamo visto che ha un'ottima tenuta proprio di spessore e la tolleranza è minima. Allora, qui abbiamo decisamente un oggetto più complesso. Vediamo un attimo, non ci sta neanche nel video, ecco, vediamo alla fine, è un oggetto che spesso 30 mm. Guardate, ha anche qui un doppia faccia, GND bottom, nella parte finale, e ha 1, 2, 3, 4, 5 singola faccia e una parte di materiale nudo. Ecco. Allora, qui abbiamo diverse forature e anche diverse fresature. Perché? In questo caso addirittura, iniziamo a vedere i materiali. Qui è tutto Itera, c'è omogeneità nel build-up per quanto riguarda i dielettrici. Abbiamo tutti Itera, MT40, in realtà con diversi spessori. Sono da 0,25, da 1,5 e da 0,76. Da 0,76 a 3,38 di costante, mentre da 1,5 e scusate, da 1,5 e da 0,76 a 3,38 di costante dielettrica, quasi uguale, 3,36, quello da 0,254. Ok, in questo caso abbiamo utilizzato una colla diversa per alte temperature e il Rossel RIMA HT, quello appunto che consente di pressare a 7 kg centimetro quadro e fino a 180 gradi. Anche qui lo stesso discorso, 2,5 vedete che è moltiplicato per 5 volte, quindi 12 mm e mezzo, addirittura qua c'è un substrato da 5, uno da 2,5, uno da 12,5, un altro da 2,5 sotto e un ultimo da 2,5, quindi sono 3 spessori diversi. Era inevitabile, anche qui in accordo col cliente, dover investire eccessivamente nel materiale per ottenere questi spessori, quindi si è deciso di uniformare il tutto con gli spessori di 2,5 e il cliente anche qui ha ovviato alla presenza di numerosi strati di colla tra un Rossel e l'altro. Dicevo, qui diverse forature perché, vabbè, per esigenze del cliente, ma la cosa interessante è che c'è una fresatura, in questo caso, che prende tutta una parte dal top praticamente fino al patch 3, a questo, perché in questo caso questa foratura che parte dal bottom, ok, e raggiunge il patch 3, è, come nel build-up precedente, il punto in cui il cliente inserisce il suo cavo per andare a saldare qui sopra e poi uscire col suo segnale, evidentemente. Adesso io non so poi naturalmente quello che è l'uso nello specifico, perché ogni progetto ovviamente non ci viene svelato, diciamo così. Bene, io direi che per oggi è tutto. Non vi anticipo ancora cosa tratteremo la prossima settimana, perché in realtà non l'ho ancora deciso. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.